Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Ruota della fortuna e torre, ragazzi. Cambi, cambi, cambi e poi ancora cambi. Devo dire che potrebbe essere un cambio positivo che sgomenta le vostre dinamiche di vita, perché quando c'è la ruota della fortuna effettivamente i cambi normalmente sono positivi, però è anche vero che con questa torre qualcuno di voi potrebbe trovarsi nella necessità di dover destrutturare uno stile di vita piuttosto che un modo di pensare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove spiego tutti i servizi che propongo. C'è anche il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un cavaliere di bastoni. Abbiamo un 8 di bastoni, la carta della stella, abbiamo un asso di bastoni, il papa, la morte, è volato un re di spade che adesso recupero e abbiamo un 7 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Giustizia e fante di coppe. Andiamo a vedere anche l'8 di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe, regina di bastoni e 2 di pentacoli. L'idea che ho è che ci sia qualche cosa che voi vogliate o al quale state aspirando. Potrebbe essere un ruolo. Può anche essere che qualcuno vi faccia delle promesse, in qualche caso vi abbia fatto delle promesse e che ora nella seconda parte di luglio stiate un po' come chiedendo di adempiere a queste promesse. Andiamo a vedere la stella. 9 di bastoni e appeso.
Ho come l'idea che pensiate che ci sia il risvolto della medaglia in questa offerta. Io non credo che sia completamente giusta, perché c'è una giustizia al contrario, quindi potrebbe essere proprio un'ingiustizia quella che avete ricevuto o il tipo di proposta che vi hanno fatto, magari voi aspiravate a di più e invece vi hanno venduto Roma per Toma, una cosa per un'altra. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, 5 di spade e re di spade che avete già qui. Non lo so, la sensazione è che siete un po' bloccati tra la confusione mentale di queste due carte, l'inazione del basso di bastoni al contrario e l'appeso, e anche il 9 di bastoni, perché anche quella è una carta di staticità dove uno si difende, dove alza le barriere. Sento che è come se o potreste come mettere in stand-by questa vostra idea, questo vostro sogno, questo vostro punto d'arrivo, questa offerta che vi hanno fatto. Però avete anche la regina di bastoni. Io sento che sarete abbastanza abili da girare le cose a vostro favore. E vi dico questo perché c'è un papa qui, che adesso andiamo a vedere, che è il mediatore, che è una carta di contratti, è una carta di accordi. Abbiamo un cavaliere di coppe e andiamo già meglio perché dal fante di coppe arriviamo al cavaliere di coppe, quindi potrebbe esserci come un'offerta. Guardate, cavaliere di coppe amanti. Potrebbe essere un'offerta ben più, come dire, corposa, quella che arriva tra la terza e la quarta settimana di luglio, piuttosto quella che potrebbe arrivare a metà luglio. Quindi diciamo che la seconda è migliore della prima. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo regina di coppe, morte, 4 di spade e matto. C'è come da rigenerare qualche cosa, anche qui 4 di spade, c'è da guarire qualche... Secondo me si parla di emozioni, di sentimenti, perché qui abbiamo tante coppe. Io credo che vogliate arrivare ad un certo traguardo, ad un certo risultato. Probabilmente vi hanno promesso qualche cosa o vi stanno promettendo qualche cosa, ma io sento che in questo periodo vi farete sentire, vi punterete un po' i piedi per avere quello che vi è stato promesso, per avere quello che meritate, quello che vi spetta. Io ho proprio io ho la sensazione che prenderete qualcuno per sfinimento dal tanto parlare. Farete valere così tanto le vostre ragioni che a un certo punto l'altra persona vi dirà: va bene, ti do quello che vuoi, basta che la smetti di parlare. La sento proprio una cosa così. Ora non so se siate abili oratori oppure no, ma anche se nel caso non lo foste, secondo me svilupperete questa qualità in questo periodo. Tra l'altro c'è anche Mercurio retrogrado. Andiamo a vedere il re di spade, che in realtà Mercurio retrogrado non è che favorisca la comunicazione, però re di coppe, sole, sacerdotessa e 6 di coppe. Io ho come l'idea che se fosse quel posto, quella cosa che vi hanno offerto, quel ruolo, qui si tratta di trovare un punto medio tra voi e l'altra persona. Se questa prima offerta non vi piace, aspettate che arrivi la seconda. La seconda sarà vantaggiosa, sarà in equilibrio con la carta degli amanti. C'è anche la carta del... No, sarà una bella proposta. È un po' come il non correte dietro, fate il vostro rilancio, rilanciate quello che volete voi se l'offerta che vi fanno non è abbastanza e vedete poi come vanno le cose. Secondo me questo re di spade vi serve proprio per delimitare certi confini, quello che volete. È una carta molto razionale, quindi è come se vi desse la possibilità di
razionalizzare o di progettualizzare o di semplicemente programmare l'evoluzione degli eventi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere 7 di coppe. 4 di bastoni e 2 di coppe. Quindi ragazzi c'è una fine dove si raggiunge la stabilità, si raggiunge un punto di incontro, si raggiunge la possibilità di vedere oltre, di valutare altre aspettative, altre prospettive. Io questo gruppo di carte lo sento molto qui perché avete 2 volte la morte e questo matto, 2 carte di fine e una carta di inizio. Quindi sento che è come se verso l'ultima settimana del mese potesse esserci come un momento di cambio completo, mi verrebbe da dire. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Ci sono ottime probabilità, ragazzi, di iniziare qualche lavoro. Secondo me potrebbe essere qualche tipo di contrattazione che avete già in atto dove sì, vi fanno un'offerta, ma non vi piace, potreste voler contrattare sul denaro, sui turni di lavoro, sulle tempistiche, sull'orario di lavoro. Insomma, ci sono come delle cose che non vi piacciono e che potreste ritrattare e secondo me il tutto va a buon fine. Vi dico, c'è un papa che... Ah no, c'è anche la giustizia. No, è girato al contrario. C'è un papa. E mi fanno ben sperare questo 2 di coppe e questa carta degli amanti affinché possiate, e anche il 4 di bastoni, affinché possiate effettivamente trovare un accordo con le persone che vi stanno offrendo quello che vi stanno offrendo. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro part-time inizialmente e dopo contrattare per un full-time. Per le persone che sono occupate, allora se avete chiesto aumenti di stipendio, se avete chiesto spostamenti, sento che qualsiasi cosa abbiate chiesto in passato, in questo periodo potrebbero darvelo. Potreste finalmente con questo Papa, il 4 di bastoni e tutte le altre carte che avete, riuscire a cambiare finalmente questa dinamica, ad ottenere quel risultato al quale avete aspirato. Vi dico, essendoci sia la torre che la ruota della fortuna, qui per qualcuno si può proprio trattare di un cambio di partner lavorativo, un cambio di sede, un cambio di ruolo. Cioè è un cambio importante, con queste, soprattutto con la torre, c'è proprio un cambio nella quotidianità, secondo me. Però tutto sommato vedo che è un buon periodo di alleanze, periodo che vi darà la possibilità con questi nuovi compiti o questi nuovi ruoli di trovare di nuovo un po' la scintilla, mi viene da dire. Per le persone che sono disoccupate, occupate, autonome, vedo nuove alleanze, nuovi contratti, una nuova chiarezza mentale che vi fa capire con che persone si può lavorare in armonia, in equilibrio e con quali persone si può effettivamente dare un cambio a tutta la struttura. Quali sono le associazioni, chiamiamole magiche, che vi possono aiutare magari ad ampliare il vostro raggio di azione, i clienti, a migliorare il prodotto, il servizio, eccetera. Quindi nuove alleanze e contratti per voi. Per quello che riguarda la situazione economica, ragazzi, io vi dico, secondo me è anche quello che cambia, perché qua avete la ruota della fortuna, ci sono come dei soldi in più che arrivano, c'è la fine di un brutto periodo. Potrebbe essere che molti di voi potrebbero risolvere delle questioni legali, soprattutto se ve le trascinate da tanto tempo. Secondo me luglio è un buon momento per trovare un punto di incontro tra voi e la controparte o come delle soluzioni a quello che state trascinando da un po'. E la parte economica pian pianino la sento rifiorire.
Per quello che riguarda i progetti, niente ragazzi, lasciate stare. Non è un buon momento né per lanciare progetti né per fare cambi in quelli che sono già esistenti. Lasciate trascorrere questi 15 giorni perché è come se foste impegnati su altri fronti o aveste altre cose per la testa, mi viene da dire. Mm, parliamo di relazioni. Eh, allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, ragazzi, sento che tutto sommato finirà bene, ma potrebbero esserci come dei ficcanaso intorno a voi nel prossimo periodo che vogliono mettere il becco e sarà vostra prerogativa metterli a tacere, cioè studiatevi qualche frase, perché tanto la gente vi dice sempre le stesse cose, fa sempre le stesse battute. Ok, quindi nel momento in cui sapete già come l'altro vi risponde, voi a tavolino, a mente fredda, molto razionalmente, come vi dice questo re di spade, studiatevi delle risposte pronte, in modo da azzittire l'altra persona e rimetterla al suo posto senza essere maleducati, no? Così se ne esce un po' elegantemente, non si accendono micce, non si accendono discussioni, semplicemente si mette a tacere l'altra persona. Perché sento che è come se ci fosse una familiare, e qui intendo famiglia di anime, non famiglia di sangue. La famiglia di anime include gli amici, sì, i parenti, però anche gli amici, i vicini, i colleghi, le persone che frequentiamo di più nel quotidiano. E io sento che c'è come qualcuno che vorrebbe mettere il naso, mettere il becco, consigliarvi. E si tratterà sì di ascoltare quello che vi viene detto, perché comunque tutti possono insegnarci qualche cosa, però è un po' come un ok, ho ascoltato il tuo consiglio, valuto e poi vedo. E quando l'altra persona insiste, dire ascolta, me l'avevi già detto, basta, devo ancora, valuterò poi io che cosa fare, no? Sento un po' come se aveste bisogno di tagliare con questa morte questi, mi viene da dire questi fili, perché qui col 4 di spade vedo anche le ragnatele. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, ragazzi, non vedevo l'ora di parlare di relazioni romantiche, perché abbiamo carte bellissime. Cavaliere di coppe, fante di coppe, amanti, due di coppe, quattro di bastoni, abbiamo il papa, il sei di coppe, il sole, cioè veramente una ruota della fortuna, stella, giustizia, una serie di carte magiche. Andiamo a parlare di amore. Allora, devo dire che se siete proprio senza nessuno, io sento che qualcuno potreste conoscere in questo periodo. Secondo me, allora, spero che non vi succeda. Sapete sempre che io dico quello che sento, quello che vedo. Mi hanno mostrato un fanalino di una macchina rotta, quindi potrebbe essere che questa persona la conosciate con un piccolo incidente. Poi spero sempre che non succeda, però mi parlano anche di CID, dove c'è da scambiarsi i numeri di telefono, insomma, fatemi sapere e tenete gli occhi aperti più che tutto. Comunque sento che con questa persona potrebbe iniziare veramente uno scambio denso, denso vuol dire ripetuto, cioè quotidiano quasi, dove vi troverete bene a parlare, parlerete di quello che vi piace, dei vostri sogni, dei vostri hobby. Sento che può nascere effettivamente un buon terreno di discussione e vi dico che secondo me, mano a mano che conoscerete questa persona, vi renderete conto che siete anche sulla stessa lunghezza d'onda, che molto probabilmente la pensate allo stesso modo, avete gli stessi obiettivi, insomma, c'è un buon terreno fertile e a giudicare da come finisce la lettura, vi dico che entro fine mese potreste ritrovarvi, non dico impegnati, anche se il due di coppe è la carta dei fidanzati, però comunque intrattenuti piacevolmente da qualcuno. Segni zodiacali, prima che mi dimentichi.
Allora, potremmo avere un Sagittario, Bilancia, Cancro, Leone e basta. Quindi tanto fuoco, devo dire, anche acqua. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche qui ragazzi sento che la dinamica un po' cambia. Secondo me ci sarà qualche tipo di argomento che potreste affrontare, che all'inizio sarà più come un tastare il terreno, buttare qualche amo qua e là e poi ci andrete dentro e poi affronterete o sì questo argomento con la vostra persona di interesse. Credo che gestirete anche abbastanza bene la cosa, nel senso che ho un po' questa sensazione che avevo a livello lavorativo, cioè intorterete, parlerete talmente tanto a questa persona che alla fine, non dico che la convincerete, però sì, però nel senso, ehm, lotterete per quello che vi interessa, lotterete in senso metaforico, nel senso vi spenderete per cercare di convincere l'altra persona. Ci riuscirete, secondo me, sarà una cosa anche abbastanza obiettiva da parte di ambedue, cioè nel senso, guarda, sento che a te piace questo, a me piace quell'altro, potremmo provare a fare quella cosa lì insieme, cioè non è solo un mi piace questo, ma accompagni. È un vedere che cosa si può costruire insieme, secondo me. E alla fine sì, che si costruisce con questo 4 di bastoni, questo 2 di coppe, si arriva ad una stabilità, al frequentarsi con abitudine, a un qualche tipo di coppia, che poi ognuno sceglie quali sono le regole della coppia con questo re di spade, però io sento che sono regole pulite, c'è un 6 di coppe, c'è un sole, quindi genuinità d'animo, di intenzioni. Penso che potreste anche proprio avere gli stessi valori morali. È un buon periodo per fare cose nuove, per cambiare la dinamica all'interno della coppia, secondo me. E non vi nego che essendoci comunque giustizia, papa e 4 di bastoni, per qualcuno si potrebbe aprire il tema convivenza. Per quello che riguarda le relazioni difficili, clandestine, non etichettate o in silenzio stampa, anche qui con queste carte c'è un cambio di dinamica importante. Sento che con queste carte alla fine del periodo potreste trovare come una quadra. Per chi è in contatto zero, devo dirvi che già secondo me nella terza settimana di luglio potrebbe esserci come una comunicazione, un messaggio, un WhatsApp, un commento, qualcosa che riapra il dialogo. Sento che entro la fine del mese potreste addirittura vedervi. Se siete senza etichetta come relazione, sento che questo è un buon periodo proprio per definire che cosa siete e nel caso siate clandestini, allora io qui sento che possibilità di dialogo ce ne sono. Io credo che prima ci sia il bisogno di passare attraverso questa morte o questa torre. C'è come da decostruire qualcosa prima, qualche dinamica. Probabilmente c'è una giustizia al contrario, probabilmente qualcuno sta aspettando un divorzio, sta aspettando l'affidamento dei figli o che si risolva qualche tema per potersi dedicare pacificamente, serenamente alla coppia. Ma sento che anche in questo caso, secondo me, arriva. Ripeto ragazzi, ruota della fortuna a torre, è un cambio a 360 gradi, quindi può essere in vari settori della vostra vita. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Vediamo che cos'altro vi vogliono consigliare. Carta numero 20, immaginare.
E qui parla proprio del immaginare, nel senso di visualizzare, di creare nella mente un nuovo futuro. Create come davanti a voi il film che vi piacerebbe vivere e poi, legge di manifestazione, iniziate a lavorare per manifestare quel film. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail, ma tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ci sono temi che riguardano i campi aurici, i chakra, i traumi, come risolvere i traumi, come sviluppare i sensi psichici, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto. Tenete presente che sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Vanno viste in ordine cronologico e niente, spero che vi possano aiutare per fare quel salto quantico in avanti nella vostra vita. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!